Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e di nuovo all'interno della mia Toyota Aygo. Oggi voglio farvi conoscere un dispositivo in grado di trasformare la vostra autovettura e renderla smart. Questo è il CarPurRide V103, dotato di funzione di retrocamera, dotato di GPS e di tante altre funzioni che permettono di far diventare la nostra auto, come la mia, una Toyota Aygo del 2008, un po' più moderna e quindi utilizzare diverse funzioni. Anche se già vi ho recensito modelli precedenti che hanno avuto un successone. In tantissimi di voi hanno guardato il video e una grandissima quantità delle persone che hanno guardato il video lo hanno ordinato. Lo so perché ho il link di affiliazione, quindi in tantissimi lo avete comprato e nessuno si sta lamentando, quindi dispositivi davvero validi. Guardiamo il dispositivo sull'autovettura e vi faccio vedere come funziona. Iniziamo. Diamo un'occhiata quindi alla confezione, apriamo, all'interno troveremo però il dispositivo che ho tolto, che è molto più piccolo, avrà almeno 6-7 cm in meno. All'interno però della confezione troviamo tutti gli accessori, ovviamente il dispositivo è avvolto da questa plastichina, e poi gli accessori che ci permettono di fissarlo, quindi varie ventose, i cavi eccetera. Io ho utilizzato ovviamente quello che già avevo del modello precedente, più il manuale di istruzioni che troviamo qua dietro. Metterò pure delle inquadrature durante l'utilizzo di questo dispositivo, così già in anteprima, prima di fare la vera e propria recensione, potrete vedere quali sono le sue funzioni. L'utilizzo del navigatore satellitare sia di giorno che di notte, perché la sua luminosità si adatta in automatico e durante il giorno, regolandosi automaticamente, contrasta la luminosità del sole. Metterò anche qualche inquadratura durante l'utilizzo con la retrocamera. Questo dà la possibilità di vedere eventuali ostacoli, quelli che in realtà non si riuscirebbero a vedere, quindi dei muretti bassi, eventuali animali, bambini, carrelli della spesa, tutto ciò che può essere al di là del cofano e che quindi non si riuscirebbe a vedere, anche se questa è una piccola macchina. Ma con macchine di dimensioni più grandi, per esempio un SUV oppure un furgone che ha il cassone dietro e quindi non permette di vedere dallo specchietto centrale, allora una retrocamera può essere davvero fondamentale, considerando che questo tipo di dispositivo va benissimo sia per furgoni, macchine, camion, che riescono ad alimentarlo semplicemente con la presa USB, perché si alimenta a 5 volt. E allora, innanzitutto, come prima cosa guardiamo il dispositivo già installato al posto di quelli che già vi avevo fatto vedere, quindi sto utilizzando la stessa staffa, lo stesso supporto del modello precedente, perfettamente compatibile, e possiamo utilizzare anche dei supporti a ventosa, vengono dati diversi tipi di supporti per poterlo utilizzare. Io, avendo questo spazio che si presta perfettamente ed essendo perfettamente al centro della mia autovettura, ho deciso di posizionarlo in questo modo. Come vedete dà un tocco di eleganza, a me piace, anche se è grande, in realtà si sposa bene con il resto dell'autovettura e non risulta né ingombrante e nemmeno fastidioso. Tra l'altro non copre nemmeno la visuale, perché la visuale che avremo durante la guida è questa, quindi non va a coprire. Inquadrato in questo modo sembra di sì, ma in realtà non copre assolutamente. Allora, si accende semplicemente girando la chiave, quindi compare il logo CarPurRide e le prime icone. Si collega automaticamente al telefonino, attualmente è connesso al mio iPhone, quindi una volta acceso, adesso abbiamo l'icona del Bluetooth staccata, ma abbiamo qua il telefonino e fra poco si connetteranno, è praticamente immediato. Ok, come avete visto si è connesso. Ovviamente facendo un tap sul display possiamo anche raggiungere un'eventuale destinazione semplicemente digitandolo oppure scegliendo fra quelle proposte, e abbiamo anche le informazioni riguardanti il nostro dispositivo, quindi l'orario che si sincronizza automaticamente col telefono, la rete, in questo caso 4G quasi al massimo, e la batteria praticamente scarica. Tra l'altro possiamo pure alimentare il nostro telefonino tramite la presa che abbiamo nella parte posteriore, oppure possiamo alimentarlo tramite un altro cavo USB e compare che il telefonino si sta ricaricando. In questo caso lo sto ricaricando però direttamente con l'alimentatore USB. Sto alimentando tramite 5 volt sia lo stesso CarPurRide che il telefonino da un altro cavo, ma se volessi potrei collegarlo utilizzando quindi la connessione cablata con il nostro CarPurRide e contemporaneamente alimentandolo. Da questa parte abbiamo altre icone, quindi l'icona della navigazione, l'icona della rubrica e l'icona della telefonata, in cui compare il tastierino per poter digitare eventualmente i numeri ed effettuare una chiamata. Questa è la schermata principale, però una volta connesso al nostro telefonino compaiono le icone che noi abbiamo deciso che debbano comparire, perché tramite la nostra applicazione sul telefono possiamo scegliere cosa avere e cosa non avere sul nostro CarPurRide. Ovviamente abbiamo anche le impostazioni, quindi possiamo decidere sia lo sfondo, l'aspetto e tutto il resto che ci permette di personalizzarlo, ma abbiamo anche un menu principale che riguarda il dispositivo. Quindi andando su questa icona abbiamo questa schermata, compare un orologio sia analogico che digitale, e poi abbiamo altre icone, questa che riguarda la luminosità.
possiamo decidere se averla automatica oppure se avere la luminosità impostata manualmente, e in questo caso, come avete visto, essendo in una zona ombreggiata, anche se è una giornata di sole, il dispositivo ha deciso che deve avere questa retroilluminazione che io ritengo più che adeguata. Però se volessi potrei anche personalizzarla e abbassarla oppure alzarla al massimo in base alle mie decisioni. Possiamo anche cambiare lo sfondo, quindi cliccando su questa icona varierà, come vedete, dandoci la possibilità di scegliere diverse icone. In realtà è possibile anche personalizzarla con il logo della nostra autovettura. Con questi tastini possiamo alzare ed abbassare il volume, e tramite queste altre icone possiamo per esempio impostare l'equalizzatore, utilizzare la connessione Bluetooth, oppure leggere la musica tramite presa USB oppure tramite scheda SD. E questo invece è il trasmettitore. Abbiamo la possibilità di trasmettere l'audio che fuoriesce da questo dispositivo sia tramite FM che tramite Bluetooth. Per farlo tramite FM compare questa schermata, quindi accendiamo la radio, sintonizziamolo con la stessa frequenza che ci propone fra queste frequenze che vediamo sul display, e automaticamente il nostro dispositivo risulterà connesso tramite FM, riproducendo quindi l'audio del CarPoRide con le casse collegate al nostro impianto stereo. Quindi mettiamo questa pennetta con degli MP3 e proviamo a vedere questa sincronizzazione e a riprodurre tramite le casse dell'autoradio qualche brano. Però ovviamente metterò pochi secondi, altrimenti YouTube mi ammonirà perché ci sarà la violazione del copyright. Allora metto pochissimi secondi solo per farvi sentire come si sente l'audio. Ok, quindi avete sentito pochissimi secondi l'introduzione, e su un brano c'era un po' di fruscio, avete sentito che gracchiava leggermente. Comunque questa è la schermata che riguarda gli MP3. Adesso voglio farvi vedere anche la schermata che riguarda però il lettore DSD, perché abbiamo la possibilità di riprodurre pure i video e di riprodurre anche le foto. Clicchiamo quindi sull'icona della memory card e si apre quindi questa schermata. In questo caso, come vedete, mi dice che è illegale riprodurre i video durante la guida, funzione che in realtà non ho mai utilizzato. Quindi andiamo direttamente nella cartella e vediamo le fotografie, vediamo le foto presenti, quindi qua. Queste sono delle fotografie che ho scaricato da internet e effettivamente si vedono bene con una buona risoluzione. Mi interessa più che altro farvi vedere i colori, anche se siamo in una condizione in cui ci sono dei riflessi, però si vede comunque molto bene. Andiamo ancora avanti, guardiamone qualcun'altra per farvi vedere sempre la vivacità dei colori. Quindi si possono riprodurre, ecco, questo sono io con un'immagine copertina di un video. Comunque si possono riprodurre immagini, video, e poi abbiamo la funzione che io ritengo fra le più importanti, quindi la navigazione, la funzione della retrocamera che si attiva semplicemente mettendo la retromarcia, ovviamente va installata, e dovete scegliere il dispositivo che sia associato ad una retrocamera, oppure potete acquistarne anche un'altra di un'altra marca. Si accenderà quindi la telecamera posteriore. Abbiamo anche i riferimenti, quindi le park line, che è possibile pure impostare tramite il menu impostazioni. Infatti abbiamo la possibilità di scegliere il linguaggio, il tipo di collegamento, e possiamo anche impostare, come in questo caso, park line, eccetera eccetera, se invertire, quindi capovolgere, specchiare l'immagine, eccetera. Un dispositivo effettivamente ricco che ci dà la possibilità di utilizzarlo per diverse funzioni. Quello che io utilizzo di più ovviamente sono la retrocamera, il viva voce, anche se l'audio non è proprio fortissimo, e anche la funzione di navigatore satellitare. Per quanto riguarda appunto la possibilità di poter ascoltare dell'audio, quindi sentire bene quello che si dice in una telefonata, allora con l'altoparlante incorporato non è proprio il massimo. Però abbiamo la possibilità di collegarlo, come avete visto, tramite la rete FM, oppure tramite il cavo AUX, che andrebbe collegato, come in questo caso qua, e poi alle porte che sono nella parte posteriore. Ma ora voglio fare un'associazione di questo dispositivo Android e associarlo al dispositivo CarPoRide, cosa che finora non ho mai fatto, quindi vediamo se riesco a farlo con facilità. Allora, mi chiede ovviamente di attivare, fare la ricerca e collegarmi, quindi andiamo sul Bluetooth, trovo ovviamente il dispositivo, quindi accoppia, connessione riuscita. Essendo la prima volta che lo connetto ad un dispositivo Android, non conosco bene tutta la procedura, e in questo caso addirittura l'applicazione era da aggiornare, quindi attendiamo e facciamo tutte le varie prove. Ovviamente la schermata principale rimane praticamente la stessa, abbiamo la possibilità di ascoltare e abbassare il volume. Ok,
che cosa? Praticamente io non è che io ce l'ho. Ok, così si sente meglio. Allora ritorniamo però abbassando il volume alla schermata che volevo farvi vedere. Allora abbiamo quindi la navigazione, sulla destra abbiamo la schermata è divisa in due, qua abbiamo la schermata della zanzara, qua abbiamo invece il navigatore, e se invece io voglio per esempio scambiarle basta cliccare in questo modo. A destra avremo la navigazione e qua sulla sinistra invece abbiamo la schermata più grande con la riproduzione, poi cliccando nuovamente si invertono. È la stessa cosa con tutte le altre applicazioni che decideremo di utilizzare. Come vedete da quest'altra icona è possibile anche effettuare il mirroring, quindi riprodurre quello che abbiamo sui nostri dispositivi e vederlo su questo display, ed è possibile farlo sia con Autolink, quindi collegandolo tramite il cavo USB, oppure collegarlo tramite il wifi, come si fa con qualunque smart TV, in modo da poter riprodurre appunto e clonare il nostro monitor su questo di qua. E la funzione di retrocamera però potete utilizzarla solo e esclusivamente se avete montato una retrocamera come quella che vedete qua dietro. È un dispositivo smart che ci dà la possibilità di avere una macchina più moderna senza dover comprare forse l'ultimo modello. Avendo una macchinina come la mia del 2008 ho la possibilità di arricchirla in questo modo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto, fatemelo sapere, commentate, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!